Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabi Gin e in questo contenuto vi porterò la mia collezione di peluche di Angry Birds. Quindi adesso non vi voglio rubare altro tempo, iniziamo subito con la collezione. Allora, comincerò a classificare tutti gli uccelli dalla versione più piccola che ho, quindi ad esempio questo Red che è 3 inch, quindi 3 pollici, alla versione più grande. Poi un uccello della versione classica. Una volta fatti tutti gli uccelli della versione classica farò in base ai giochi e per quello andrò in modo piuttosto casuale, non esattamente ordinario. Quindi non è che ad esempio farò Angry Birds, poi faccio Space, se non sbaglio è uscito, comunque questi i giochi in ordine di rilascio, però in ordine nel migliore dei modi in cui mi trovo, anche perché adesso ho tantissimi peluche intorno. Quindi abbiamo questo Red che è quarta generazione, da come si vede qui, c'è proprio scritto Angry Birds con il tag della quarta generazione, e ecco qui che è della Giochi Preziosi questa versione, quindi non è che è qui appunto cioè è Commonwealth, comunque è stato rilasciato da loro ma prodotto per la Giochi Preziosi, ecco. Poi abbiamo questo Red che è piuttosto difficile da trovare al giorno d'oggi, che è un portachiavi sempre di Red da 3 pollici, ma con l'unica differenza che è il portachiavi rosso, quindi anche questo è un pochettino un pezzo da collezione e piuttosto carino. Tag seconda generazione, no? Come si vede qui, con importato da Tronic Software and Services, quindi sicuramente non dall'Italia. E ci sta come cosa, perché infatti queste varianti con il portachiave di colore corrispondente all'uccello, quindi è stato rilasciata la stessa cosa con Bomb, che aveva appunto la sua variante con il portachiavi nero, e Blue e Chuck con i loro rispettivi colori erano state rilasciate, se non sbaglio, soltanto in Finlandia, una cosa del genere. Quindi ecco, io ho questa variante che è piuttosto difficile da trovare al giorno d'oggi. Andiamo avanti. Continuando abbiamo questo Red che è da 4 pollici invece, quindi rispettivamente circa 10 cm, una cosa del genere. Quarta generazione, da come si vede bene qui, ed è stato tra i miei primi peluche mai presi nel gioco. Questo peluche è il sound chip, ma ovviamente non funziona perché stiamo parlando di comunque tanto tempo. Poi se non sbaglio ai tempi l'avevo spammato di brutto questo povero peluche, quindi diciamo che il sound chip è anche piuttosto ovvio che non funziona. Sempre Giochi Preziosi, da come si vede bene qui, che c'è scritto proprio il sito. Aspettate, adesso ve lo zoom meglio, vediamo se mette a fuoco. Importato da Giochi Preziosi, ecco. Poi andando avanti abbiamo questo Red che invece è un pochettino più speciale, perché è Giochi Preziosi ma è nuovo con etichette, quindi ha il bellissimo tag della seconda generazione, purtroppo non della prima, perché mi sa tra l'altro non sono mai state rilasciate delle versioni prima generazione in Italia, anche se forse sì, però non mi ricordo benissimo, ma al 90% sono sicuro di no. E quindi questa è la versione con il sound chip, ma anche questo non funziona, ma anche questa cosa è piuttosto normale, quindi ragazzi state tranquilli che nella maggior parte dei casi, se non tutti i peluche che ho, hanno il sound chip, se ce l'hanno, che non funziona. Quindi non è che è una cosa piuttosto normale, quindi ci dovremo abituare a questi peluche con il passare dei giorni e degli anni che non funzionerà il sound chip. Poi abbiamo un altro Red nuovo con etichetta, ma della quarta generazione, da come si vede da questo tag e anche dall'etichetta, o come si dice in inglese touch tag, e anche questo con i suoni. E la cosa bella di questo peluche è che l'ho ottenuto completamente gratis, perché sono andato in un sito che
avevo visto possedeva questi peluche degli Angry Birds ancora e ho proceduto ad acquistarne soltanto uno, e dato che il venditore dopo mi ha contattato per farmi scegliere il peluche, io gli ho detto io voglio quella versione, tutto quanto, mi dice che dato che il suono non funziona si sono resi da loro disponibili per effettuare o il rimborso o per inviarmi tutti e 6 senza costi aggiuntivi. Io ovviamente ho scelto senza costi aggiuntivi di riceverli tutti e 6, e adesso ho la variante anche di Red di quarta generazione. Poi abbiamo un Red da 5 inch adesso invece, quindi da 5 pollici. Aspettate che adesso metto un po' meglio la telecamera. Questa variante è da 5 pollici, che è piuttosto carino ma non nelle migliori condizioni, soprattutto perché non ha l'etichetta. Non capisco perché chi taglia le etichette, ma vabbè, ognuno avrà i suoi motivi per tagliare le etichette. Poi abbiamo questo Red che invece ha un becco un po' piuttosto confuso, storto, e quindi non ben riempito, imbottito dentro, con il tag quarta generazione se non sbaglio, e infatti sì, quarta generazione, e però non dovrebbe essere un importo perché non ha, cioè dovrebbe essere ufficiale Commonwealth e non per altre aziende, solo che le condizioni non sono delle migliori. Poi abbiamo questo Red che invece mi sa una versione belga, che però è stata rilasciata in Belgio ma è piuttosto normale a livello di etichetta. Infatti da come si vede bene qui l'etichetta è terza generazione ma il peluche non ha un'ulteriore etichetta. Andando avanti abbiamo adesso un Red piuttosto grande, quindi datemi un secondo per poterlo prendere. Ed eccolo qua, questo Red è piuttosto mastodontico, devo ammettere che è bello grosso, seconda generazione da come si vede bene qui, molto bello, mi piace molto, sì, molto carino, l'ho preso piuttosto di recente tra l'altro, e mi piace, un bel peluche questo. Adesso ragazzi passiamo a Chuck. Abbiamo per iniziare la variante da 3 pollici del portachiavi, purtroppo non quella più rara diciamo della Finlandia, ma abbiamo questa versione in condizioni piuttosto discutibili di Chuck quarta generazione. Purtroppo sì, non ho la versione con il redesign, ma anche quella è piuttosto introvabile al giorno d'oggi soprattutto. E ecco, poi andando avanti abbiamo Chuck 4 pollici di questa generazione, quindi la seconda, da come si vede bene qui. Purtroppo sì, qui c'è il simbolo del prezzo di vendita, ma dettagli. Qui abbiamo la scritta Angry Birds appunto della seconda generazione, fabbricante Commonwealth, ma è importato e distribuito per Auguri Preziosi, che dovrebbe essere sempre Giochi Preziosi se non sbaglio, o comunque una sottoparte della stessa azienda, con il sound chip che ovviamente non funziona, ma comunque piuttosto carino come peluche da avere, anche e soprattutto la collezione. Poi abbiamo Chuck, questo invece sempre 4 pollici ma della quarta generazione, infatti come vedete bene qui, infatti qui c'è anche proprio l'etichetta doppia, che in molti casi l'etichetta doppia significa che appunto è un peluche degli Angry Birds della Commonwealth, che però è stato fatto per un'azienda specifica. Ad esempio, quindi non lo so, c'è questo qua che è della Giochi Preziosi, che è per la Giochi Preziosi, però fabbricato da Commonwealth, quindi non dalla Giochi Preziosi, fatto da Commonwealth per la Giochi Preziosi. Scusate se sto andando piuttosto lento, ma cerco di spiegare bene le cose anche per chi è nuovo a questi contenuti, e quindi mi piace molto spiegare bene comunque le varianti dei peluche, queste cose qua. Poi abbiamo questo Chuck che invece è terza generazione, 5 pollici, molto carino. Aspettate che ve lo metto meglio in modo che si veda meglio. Ecco, è anche qui molto carino, non ha nessun sound chip, ma per il resto tutto bello, piuttosto carino.
mi sono dimenticato di dirvi che ovviamente terza generazione, quindi il design è comunque quello classico con lo sguardo piuttosto inquietante. Stessa cosa vale per questo di seconda generazione, che a partire mi sa dalla quarta soltanto cambia il design. Infatti, come mi aspetto qui, questo Chuck non si vede bene, ma l'etichetta è bianca, quindi è di quarta generazione e ha il redesign agli occhi e anche lo stomaco, diciamo, la piuma dello stomaco più grande di color bianco. Questo perché è stato fatto apposta per a partire da questa generazione, per rispecchiare meglio le forme e l'aspetto di Chuck nel gioco, e quindi rendere un peluche piuttosto adeguato e omogeneo con il gioco. Poi abbiamo, per concludere il Chuck, un enorme Chuck. E questo Chuck l'ho avuto sempre insieme a quei red che avete visto prima, enorme, molto bello. Anche questo mi piace molto, che è tutto ben piumoso, diciamo, no? Quindi la Fluffy Fur, se non sbaglio si chiama, scusatemi se mi sbaglio, ma essendo italiano non so benissimo tutti i termini. Poi ho iniziato a collezionare i peluche dei Angry Birds non da tantissimo, quindi scusate se i miei termini non sono dei migliori. Quindi ecco, questa versione è molto carina, e direi che adesso possiamo passare al prossimo. Allora ragazzi, eccomi, adesso passiamo a Bomb. Ecco qua il suo portachiavi. Io ripeto, come detto prima in precedenza, questa variante è quella meno rara, ma dettaglio, ci sta. Questa è la versione quarta generazione. E ok, questo è quindi sempre da 3 pollici come tutti gli altri portachiavi. Poi abbiamo, adesso vi elencherò le versioni, quelle meno rare da trovare, quindi quelle più comuni, e sono questi 2 Bomb 4 pollici che dovrebbero essere, se non sbaglio, non della Commonwealth ma della Sunwoo, che è un'altra azienda che aveva fatto prodotti per Angry Birds e in particolare per i peluche. Quindi questi 2 Bomb sono piuttosto normali, e come potete ben vedere purtroppo solo uno ha l'etichetta, se non sbaglio, no, neanche uno, vabbè. E ecco, poi andando avanti abbiamo questo bellissimo Bomb che è insieme a quegli altri peluche di seconda generazione che vedete anche dopo, quindi quarta generazione, quindi non c'è bisogno neanche che ve lo dico, l'etichetta è quella. E poi qui c'è il tasto premi qui, sempre tutti con i sound chip, anche se adesso, se riesco, vi faccio vedere anche la foto dove si vedeva nell'inserzione di questo sito che il Bomb doveva avere il white spot, anche se alla fine non ce l'aveva, e quindi sono rimasto un pochettino scammato, ma vabbè. Poi andando avanti, parlando di white spot Bomb, abbiamo il nostro, ironicamente parlando, famoso white spot Bomb del video che ho fatto, che come avete ben visto è seconda generazione, quindi è un pezzo piuttosto carino e unico, solo che le condizioni di questo Bomb non sono le migliori, ma rimane comunque un bel pezzo da collezione. Andando avanti abbiamo un altro Bomb da 5 pollici, ma questa volta terza generazione, sì, e come potete ben vedere qui, e quindi dall'etichetta, e ecco, come vedete non ha il white spot, ma è comunque un bel peluche da 5 pollici. Poi abbiamo una variante che non ho mai capito bene se è esattamente quello che penso o no, ma è un Bomb normale, seconda generazione da come si vede qui, ma che è leggermente più alto dell'altro Bomb. Adesso vi faccio vedere subito, ecco, adesso vi faccio il confronto. Ecco, adesso non so se si vede benissimo, ma è notevole la differenza, quindi sì, è un Bomb lievemente più alto questo qua a sinistra, quindi non so dirvi di che variante stiamo parlando. Forse ho un'idea, ma non ne sono certo. Adesso passiamo a blu. Allora, ho sempre questo peluche della quarta generazione, portachiavi,
anche questo è molto carino, e come gli altri che avete visto prima non è nelle migliori condizioni, perché ai tempi ero un bambino, quindi non sapevo benissimo come gestire questi peluche. Andando avanti abbiamo una versione piuttosto carina, anche se con il suo sguardo non tanto, di Blue seconda generazione, quindi non redesign ma versione con lo sguardo piuttosto inquietante, seconda generazione come detto prima, molto carino, che ha, da come vedete anche qui, un piccolo errore sulle code che sono a 3 punte anziché 2. Parlando di code quindi di redesign, abbiamo appunto Blue 4 pollici e questa volta con la variante con la coda aggiornata e anche gli occhi che hanno uno sguardo molto più carino. Andando avanti abbiamo loro 3 che sono dei blu tutti differenti e quindi diversi tra loro. Abbiamo questo blu che è seconda generazione, ma è lievemente più basso di questo blu che anche lui è seconda generazione ma ha il sound chip, e questi due sono tutte e due fluffy fur, anziché questo blu che ha la matte fur, quindi il tessuto molto più liscio, quindi più, come posso dire, scorrevole. Suona molto male ma vabbè, non so come dire, non so come definirlo, molto carino e che non ha il sound chip, è un blu aggiornato matte fur quindi. E con questo concludiamo il blu, andiamo avanti con il prossimo. Quindi adesso eccoci con Matilda, ecco qua il peluche più piccolo che ho di Matilda, purtroppo sì, non ho il portachiavi ma è al giorno d'oggi e anche ai tempi, se non sbaglio, è piuttosto introvabile, forse ai tempi non più di tanto, ma per me che non è un vero e proprio collezionista sì. Abbiamo questa Matilda con il becco chiuso e con lo sguardo arrabbiato, cosa che non si nota invece nella versione da 4 pollici ma che è della Commonwealth. Infatti questa qua è della Sanwu, questa invece è Commonwealth, si vede benissimo sia per lo sguardo sia per il becco, ma soprattutto per il sound chip che non funziona. Quindi ecco, abbiamo questa Matilda matte fur, da come si vede bene, che ha il sound chip che non funziona neanche l'etichetta, ma presumibilmente è terza generazione. Andando avanti abbiamo una Matilda in condizioni nettamente migliori, che è questa qua, che è tra quei peluche che ho avuto, come detto in precedenza, con quell'otto che ho pagato soltanto al prezzo di 1, ed è quarta generazione appunto, e ecco, molto carina questa, poi con tutte le etichette, sì, un bel pezzo da collezione. Andando avanti abbiamo Matilda seconda generazione, e molto presto, tra pochi secondi, vi faccio vedere la differenza tra le altre Matilde che ho con questa. È che questa Matilda è la più bassa che ho, perché adesso vi faccio subito vedere, mettiamo in linea con le altre Matilde, le altre Matilda, scusate, e adesso vi faccio vedere un confronto di altezza. Ecco, adesso cercherò di metterlo il più comodo possibile, ma in modo che si capisca meglio. C'è una Matilda che è più alta dell'altra, quindi questa è la più bassa, questa è la intermedia se non sbaglio, sì, quarta generazione, e questa è la più alta di terza. Questa cosa devo ancora capirla, perché mi sembra alquanto strana, in quanto dovrebbe essere la più alta forse questa, quella della quarta generazione, non lo so, ma fatto sta che mi sembra una cosa piuttosto particolare, soprattutto per Matilda. Allora, adesso andiamo avanti con il prossimo tipo di uccello degli Angry Birds, e dato che non ho Terence nella versione classica, vi faccio subito direttamente vedere il prossimo, perché di Terence ho soltanto l'altra versione, quella di Space, quindi, e anche Terebaka, ma ci arriveremo dopo. Quindi adesso andiamo di Hal e abbiamo subito questo bellissimo, anzi non tantissimo, però carino comunque, questo Hal versione Sanwu, che è nuovo con etichetta ma che a me non è mai più di tanto piaciuto. Di questo Hal ho anche la versione Sanwu più grande,
senza etichetta, ma che in questo video non riuscivo a far vedere perché non sono riuscito a trovarlo. Quindi ecco, adesso andiamo avanti e passiamo ad un bel pezzo da collezione, ed è lui, Hal con il becco aperto. Un bel pezzo da collezione, ma anche allo stesso tempo molto ricercato da tantissimi fan degli Angry Birds, con questo becco aperto, no, che ci può fare anche la famosa animazione del becco aperto quando si lancia come un boomerang. Molto bello questa variante. E andando avanti abbiamo una versione ancora più da collezione, il che significa che sto parlando proprio di lui. Sì, lui, Hal versione Matte Fur. Avete capito bene, ragazzi, ho anche questa versione di Hal, una delle versioni di peluche degli Angry Birds più rare, da quanto so. Correggetemi se mi sbaglio, ma da quanto so è una cosa simile, che come posso dire, è veramente incredibile per me avere questo pezzo da collezione, in quanto è veramente ricercato da moltissimi collezionisti anche al giorno d'oggi, soprattutto al giorno d'oggi, e devo ammettere che sì, ci sta la ricerca, ma forse non so, cioè se proprio sei un vero e proprio collezionista che cerca di avere tutti i pezzi della collezione di Angry Birds, conviene andare a cercarlo, ma altrimenti a parere mio è troppo costoso da permettersi. Quindi se sei una persona qualsiasi che è interessata, appassionata agli Angry Birds e vorrebbe acquistare alcuni di questi peluche, non ti intendono i miei, non ti consiglierei di puntare subito a questo peluche, ovviamente, di Hal, perché veramente ti costerà una tombola. Andando avanti abbiamo Hal, che ho preso ad un prezzo veramente basso. Abbiamo questo Hal terza generazione, importato, se non sbaglio, da White House Leisure. Vediamo se ho ragione, che non mi ricordo benissimo. Ecco, terza generazione, White House Leisure, sì, da come si vede benissimo, sì, è terza generazione e di questa azienda. Andiamo avanti con il prossimo uccello. Allora ragazzi, mentre vi faccio vedere il prossimo peluche, vi volevo fare una piccola premessa. Ovviamente i peluche presenti in questo video non sono in vendita, quindi è inutile che mi provate a scrivere se volete acquistare alcuni dei miei peluche, perché molto probabilmente vi rifiuterò, cioè o non vi risponderò, cose così, perché ci tengo molto a collezionare questi peluche, e semmai in alcuni rari casi in cui mi fate un'offerta piuttosto non buona, ma piuttosto accreditabile, piuttosto interessante, vi rifiuterò ovviamente. Quindi ecco, andiamo avanti. Abbiamo il peluche del Minion Pig, che dovrebbe avere da come ben vedete il portachiavi, ma non ce l'ha, in quanto da bambino avevo tagliato qui il filo e quindi l'ho fatto andare via, ovviamente, ma dettagli. E quindi sì, è quarta generazione. Andando avanti abbiamo i 4 pollici, quindi abbiamo questo Minion Pig quarta generazione, molto carino, nuovo con sound chip, che non funziona ovviamente. Ok, sì, non funziona. Andando avanti abbiamo un altro Minion Pig, un attimo che lo sto cercando perché non lo trovo, eccolo. Abbiamo un altro Minion Pig 4 pollici, ma che di cui ho la versione seconda generazione, molto carino anche questo, e si dice che è un pezzo piuttosto unico, in quanto è stato importato per Verac BV, quindi dovrebbe essere un pezzo piuttosto esotico da trovare al giorno d'oggi, in quanto il distributore non è molto conosciuto, da quanto ho capito. Comunque non è molto noto per gli importi di Commonwealth. Comunque poi andando avanti abbiamo due pezzi piuttosto carini di Minion Pig, ma che non sono della Commonwealth, ma che sono dei Minion Pig della Sunwoo, da come si conosce bene dalla loro etichetta, che è questa qua.
abbiamo questi due carinissimi Minion Pig che però a me un po' triggerano in quanto hanno gli occhi impostati come quelli del King Pig, quindi del re maiale. Sì, un po' può confondere, ma basta che guardi sopra e non hanno la corona. Andando avanti abbiamo non uno, non due, non tre, non quattro, ma bensì 5 Minion Pig. Sì, avete capito bene. Allora, questo dovrebbe essere seconda generazione, ma non si vede benissimo, ma ve lo posso garantire. Anche questo stessa cosa, infatti hanno tutte e due in un lotto. E poi abbiamo questo qua che non ha l'etichetta purtroppo. Poi abbiamo questo Minion Pig che invece ce l'ha ed è terza generazione ed è importo. Poi quest'altro Minion Pig che è sempre senza etichetta. Andando avanti abbiamo King Pig e vi introduco subito il peggior King Pig che ho per poi arrivare a quelli migliori ovviamente, che è questo King Pig di cui la sua corona sta per abbandonarci e sì, non è nelle migliori condizioni appunto, quarta generazione, sì. Andando avanti abbiamo un King Pig in nettamente migliori condizioni, ma non con l'etichetta purtroppo. Ha il sound chip ma che non funziona ovviamente. Molto bello, mi piace molto questa versione, mi sembra lievemente diversa rispetto agli altri in quanto è più schiacciata la parte, ecco non so se si vede benissimo ma mi sembra come se la forma è lievemente più larga. Molto carina questa versione. Andando avanti abbiamo l'ultimo King Pig che è questo qua. Un King Pig un po' particolare in quanto è 6 pollici alto. Adesso vi faccio un confronto al volo, molto velocemente, ecco. Da come potete ben vedere questo King Pig è più piccolo rispetto a questo. Quindi sì, non ha il sound chip ma è un bel pezzo da collezione. Ah, scusate, ovviamente sia questo che l'altro King Pig, quindi l'altro re maiale, sono seconda generazione. Andando avanti abbiamo l'Helmet Pig o il Corporal Pig o il maiale casco diciamo, che è questo qua, molto bello, anche lui mi piace molto come personaggio in quanto è piuttosto diciamo ha un ruolo piuttosto diciamo importante in generale negli Angry Birds, in quanto è il maiale veterano che sa molto della storia dei maiali o comunque una cosa di simile. Adesso non mi ricordo benissimo la sua storia approfondita al 100%, ma sapevo una storia del genere. Ovviamente il casco è attaccato, quindi tranquilli ragazzi, non gli farò fare una fine orribile, tranquilli. E da notare che ha il tessuto Fluffy Fur, che è un po' diverso rispetto agli altri maiali che vi ho fatto vedere prima, quindi sì, mi piace molto questo tessuto che è molto diciamo modellabile tra tante virgolette, per non parlare poi dei dettagli agli occhi che sono veramente la ciliegina sulla torta. Andando avanti ho finito i Piggies e quindi adesso si va avanti con il prossimo tema. Scusate ragazzi, piccola interruzione, volevo precisare che non so se l'ho detto anche prima, ma ci tenevo a ricordarlo, che sono direttamente andato ai Bad Piggies in quanto non ho Bubbles in alcuna versione. Ovviamente al momento, stiamo parlando comunque al momento, e ci tenevo e approfitto di parlarvi di questo per dirvi che se siete interessati a vendermi o a scambiarmi con altri miei peluche, quindi sì, avete anche una lieve probabilità di scambiare con me dei peluche di Angry Birds di cui sono in possesso e altri peluche Angry Birds, quindi non lo so, avete Inflated Bubbles, non lo so, 10 pollici o 12, io potrei essere interessato molto e potrei scambiarlo con voi. Oppure che ne so, avete Grande Aquila, sono molto alla ricerca di Mighty Eagle, sappiatelo. Se ce l'avete fatemi sapere che io cercherò un modo o di acquistarvelo o comunque di scambiarvelo con altre cose. Oppure non lo so, scusate, adesso cerco di fare il più veloce possibile, scusatemi veramente. Non lo so,
avete qualche personaggio di Angry Birds Seasons, quindi il maiale, adesso ve li metterò anche a schermo, il maiale quello con il fiocchetto rosa, oppure non lo so, quelli di Angry Birds Season soprattutto di Natale, gli Accessorized Pigs, quelli là, e quindi maiali accessorizzati. Fatemi sapere che potrei o scambiare dei miei peluche con voi o comunque provare ad acquistarveli, così posso anche portare più contenuti in futuro. Detto ciò, vi lascio al video. Adesso vi metterò una piccolissima parentesi di nuovo, ma tranquilli, non è nessuna perdita di tempo, ma la parentesi è per questo coso qua, ovvero Blue di Rio. Sì, perché sì, adesso vi parlo di Angry Birds Rio, ma il problema è uno solo, è che ho soltanto un peluche di Angry Birds Rio, ed è questo enorme blu con etichetta nuovo, quindi molto carino, della White House Leisure. Adesso non ve lo posso far vedere benissimo, ma vi posso garantire che è di White House Leisure. Quindi andando avanti, eccoci con Angry Birds Space. Quindi abbiamo Red, Bomb, Terence, che vi dicevo versione Space, quindi ve l'ho fatto vedere adesso. Poi abbiamo Space Bird, purtroppo, che da quanto sapevo si chiamava Isaac, ma non ne sono certo, quindi lo chiamerò Iceberg, con il tag terza generazione. Ne abbiamo un altro di loro, ma che è senza etichetta, in condizioni piuttosto discutibili. Andando avanti, abbiamo Angry Birds Seasons, più precisamente la versione Ham o Win. Abbiamo questo Red, Devil Red, che ha i sound chip, ma che ovviamente non funziona, da come si sente piuttosto chiaramente. Abbiamo Frankenbomb con con l'etichetta Touch Tag, che è terza generazione, e da come si vede bene qui è stato importato per Amo o Y, che dovrebbe essere Amo Toys, ma non ne sono certo. Poi abbiamo anche Red con stessa cosa in teoria, stessa importazione, sì, sempre per Amo o Y, e ecco, Angry Birds Season ho solo questi. Quindi ripeto, se avete qualche peluche piuttosto esotico da potermi scambiare, fatemelo sapere, che semmai vi contatterò. Andando avanti abbiamo Star Wars, e per iniziare vi mostro i peluche meno interessanti, diciamo, che sono meno Commonwealth, si può dire, ovvero questo Tesco Yuk, quindi della Tesco e Commonwealth. Non sono affiliati tra di loro, ma nel senso che hanno collaborato per creare queste varianti, tra virgolette, un pochettino diverse rispetto a quelle Commonwealth, dove, da come potete ben vedere, alcuni tessuti sono lievemente diversi, se non maggiormente. Ad esempio qui il tessuto è matte fur, e anche i capelli un pochettino diversi. Stessa cosa vale per Darth Vader, che ha gli occhi fatti in un altro modo e materiale. Andando avanti abbiamo Terebaka, ma volevo dirvi che oltre a Terebaka ho anche Leia versione Tesco e Yoda versione Tesco, ma che non sono riuscito a mettervi in questo video in quanto non li ho trovati. Poi abbiamo questo Yuk, quindi Red Skywalker, che non è nelle migliori condizioni, in quanto, se guardate qui, c'è il becco che sta andando via, quindi lasciamo perdere, buttiamolo via. No, ovviamente si scherza. Però, andando avanti abbiamo un bel po' di altri di Angry Birds Star Wars, tra cui Han Solo, Red Skywalker X-Wing, quindi quello pilota, 5 pollici, Obi-Wan Kenobi, sempre 5 pollici della Commonwealth. Dicono che è piuttosto difficile da trovare, ma di questo non ne sono certo al 100%. Purtroppo non ha l'etichetta, ma molto carino. Andando avanti abbiamo Red Skywalker classico, quindi questa versione normale con Commonwealth. Poi abbiamo Lord Vader, che anche questo con etichetta almeno sotto, ma a differenza di Red non ce l'ha Red.
Poi abbiamo il Pig Trooper, se non sbaglio si chiamava, non ne sono certo di questo. Molto carino, anche se dietro è veramente nelle peggiori condizioni possibili. Ma di questo non ne parliamo. È meglio non parlarne per lo più. E per concludere Angry Birds Star Wars abbiamo Principessa Leia. Molto carina, sì. Anche questa della Commonwealth. Detto ciò ragazzi, ho finito di mostrarvi la collezione, spero che l'intero video vi sia piaciuto. Se sì, vi è piaciuto lasciate un like. E per quanto riguarda la questione di ciò che ho accennato prima, ovvero della questione dei peluche di cui sono alla ricerca, potete anche vedere i miei annunci su Facebook Marketplace dell'account Nicola Pirindello, un secondo account che utilizzo per cercare cose da collezione, cose così comunque. Detto ciò ragazzi, like e iscrizione se il video vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti per qualsiasi dubbio o perplessità e detto ciò ci vediamo alla prossima. Bella raga!